San Marco, il leone del Vangelo e le sue parole eterne. San Marco Evangelista, noto anche come Giovanni Marco, è uno dei personaggi chiave del cristianesimo delle origini. Nato a Cirene, in Libia, nel I secolo d.C., si trasferì in seguito a Gerusalemme. Qui, la casa della Madre Maria divenne un importante punto di riferimento per i primi cristiani. Perché, secondo alcuni, fu proprio lì che si svolse l'ultima cena. Marco fu stretto collaboratore degli Apostoli. Seguì San Paolo e San Barnaba nel primo viaggio missionario, ma soprattutto fu discepolo e interprete di San Pietro, da cui attinse direttamente i ricordi e gli insegnamenti di Gesù. Proprio grazie a questo legame con Pietro, Marco scrisse quello che è considerato il più antico dei 4 Vangeli, in un periodo compreso tra il 40 e il 60 d.C. Il suo Vangelo è il più breve, ma anche il più dinamico e incisivo, ricco di miracoli e scene d'azione, con uno stile diretto e coinvolgente che trascina il lettore nel cuore degli eventi. Divenne il fondatore della Chiesa di Alessandria d'Egitto, di cui fu anche il primo vescovo. Morì martire ad Alessandria, probabilmente nel 68 d.C., dopo essere stato trascinato per le strade, legato con delle corde. Le sue reliquie furono trafugate nell'828 da 2 mercanti veneziani e trasportate a Venezia, dove oggi riposano nella famosa Basilica di San Marco. Il simbolo che lo rappresenta è il leone alato, per via del suo Vangelo che inizia con la voce che grida nel deserto, come un leone ruggente. Il leone, da sempre simbolo di forza, fierezza, maestosità, nobiltà e coraggio, venne anche associato a Marco per come enfatizza la potenza della resurrezione, la maestà e la regalità di Cristo e per le caratteristiche del suo Vangelo. San Marco è protettore dei segretari, dei pittori, dell'udito, degli ottici, dei notai, degli interpreti, dei farmacisti, dei calzolai e dei vetrai. Inoltre è patrono della città di Venezia. La vita di San Marco è tutta intrecciata alla nascita della Chiesa, dalla sua casa a Gerusalemme alle strade di Alessandria d'Egitto, passando per la stretta collaborazione con San Pietro. Ma il dono più grande che ci ha lasciato è il suo Vangelo, un testo essenziale, vivido, che ci porta faccia a faccia con Gesù in modo diretto e autentico. Attraverso le sue parole, Marco non ci trasmette solo dei fatti, ci apre alla forza viva della parola. E proprio dal suo Vangelo, ecco una raccolta delle più belle e potenti citazioni, capaci di parlare ancora oggi al cuore di chi cerca luce, forza e verità. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Tutto è possibile per chi crede. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Non temere, soltanto abbi fede. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. Vegliate, dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Per l'uomo è impossibile, ma non per Dio, perché tutto è possibile per Dio. Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato. Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera.